Ciao, in questo video vedremo come costruire delle porte logiche utilizzando solo componenti discreti, niente chip, solo transistor. Come nel precedente video utilizzerò sempre il modello 2N2222. A proposito, se non sai come funziona un transistor, dai un'occhiata al video in descrizione. Iniziamo con le porte logiche a singola variabile. L'altra volta vi ho mostrato quelle di tipo buffer, ma ve la faccio rivedere. È il tipo di porta più semplice. Se riceve corrente alla base, il transistor, che agisce come un interruttore, chiude il circuito facendo passare la corrente. Se non riceve corrente alla base, il circuito resta aperto e la corrente non passa. Come potete vedere in questo circuito ho collegato un LED rosso allo switch che indica l'input e un LED verde al transistor che indica l'output. L'altra porta logica a singola variabile è di tipo NOT. Questa porta serve per invertire il tipo di input. In realtà il circuito si chiude comunque se riceve corrente alla base, ma se notate la disposizione LED verde è diversa. Nella porta di tipo buffer il LED è collegato in serie al transistor, quindi il LED può accendersi solo se il transistor chiude il circuito. Nella porta di tipo NOT invece il LED è collegato in parallelo al transistor, quindi se il transistor è aperto la corrente passa comunque attraverso il LED che avrà un percorso verso la massa. Al contrario, se il transistor chiude il circuito, la corrente cercherà il percorso come non resistenza, quindi attraverso il transistor, evitando di passare attraverso il LED. Per riprendere la metafora del tubo dell'acqua, immaginiamo un tubo L dove scorre dell'acqua. Immaginiamo quest'acqua che, arrivata all'angolo, risalga il tubo verso l'alto. Quella è la corrente che accende il LED. Ora immaginate che nell'angolo del tubo ci sia un rubinetto, e finché il rubinetto resterà aperto non risalirà mai verso l'alto. Nota importante, ovviamente sono presenti delle resistenze per via dei LED, ma anche senza l'uso dei LED è comunque consigliato la posizione delle resistenze nei circuiti con i transistor. In rete potete recuperare facilmente schemi elettrici che mostrano come posizionarli all'interno di un circuito. Adesso passiamo alle porte logiche a due variabili. Come in un episodio di Art Attack ho già pronto un'altra breadboard col circuito. Questa è una porta logica di tipo AND ed è molto simile alla porta di tipo buffer, ma invece di avere un solo pulsante ne abbiamo due che controllano ciascuno la base del proprio transistor. I transistor saranno collegati in serie fra di loro, quindi il circuito si chiude solo se entrambi i transistor saranno chiusi. Se applichiamo i concetti della porta di tipo NOT alla porta AND e quindi spostando il LED non più in serie ma in parallelo alla coppia di transistor, avremo una porta che funziona in maniera invertita rispetto alla AND. Quindi il LED verde sarà sempre acceso, a meno che entrambi i transistor non ricevano corrente. Questa invece è una porta di tipo OR. È molto simile alla porta di tipo AND. La differenza è che i transistor sono collegati in parallelo tra di loro. Quindi il LED verde si accenderà se almeno uno dei due transistor viene chiuso. Infine, se spostiamo il LED in parallelo su una porta di tipo OR, otteniamo una porta logica di tipo NOR. Otteniamo quindi una condizione inversa in cui basterà chiudere almeno un transistor per spegnere il LED verde. Oltre a queste porte logiche esistono anche le porte XOR e XNOR. Queste due porte però richiedono circuiti decisamente più complessi di quelli che abbiamo visto in questo video. Se volete un video dove analizziamo i circuiti di queste due porte scrivete nei commenti. Vi ricordo sempre che potete acquistare i componenti che uso in questi video su AliExpress. Se acquistate tramite il link in descrizione potete sostenere questo canale. E anche per oggi è tutto, se ti è piaciuto questo video lascia un like e iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato sui prossimi video. Vi auguro una buona giornata e alla prossima!